Sì, sì, nel mio caso sì, sono soldi, però nel mio caso per esempio un budget che non me ne frega niente, cioè è preventivato, cioè è come andare al cinema, invece di andare al cinema io mi faccio le live qua, metto su articoli, eccetera, cioè è un hobby, cioè come uno paga un hobby, che ne so, qualsiasi hobby, che ne so, la scherma, tiro con l'arco, comunque si spendono i soldi, io spendo i soldi su Cugin come hobby. La mia fortuna, la nostra fortuna anche sono realtà che lo facciamo per hobby, quindi noi essenzialmente non siamo, non è il nostro lavoro, quindi noi ci abbiamo i nostri lavori, è un hobby questo. Se poi l'hobby non vale più la candela, forse chiudiamo e pazienza. Però finché ci va e ce la possiamo fare, lo facciamo. Mentre quelle realtà dei siti web, proprio perché il mercato dei videogiochi sta cambiando in modo pauroso, la percezione degli utenti sta cambiando in modo pauroso e soprattutto, come penso, la massa critica, come stavo raccontando, dei videogiocatori, loro sono scollati. Cioè, io non vedo mai news su Fortnite, Roblox, League of Legends, ribadisco, COD, GTA. Forse, capito, COD e GTA forse le vedo qualche news in più, ma perché sono sempre giochi figli dei boomer che siamo noi. Cioè, COD è un gioco vecchia scuola, non è un gioco moderno, è un gioco vecchio, della vecchia scuola, così GTA è vecchia scuola. Per l'appunto c'è anche il meccanismo dell'influencer che ha rotto il mercato, sia a livello di soldi, perché questi qua non vengono pagati un cazzo, cioè io che ora sto dietro, cioè non sono un influencer del loro livello, però io che sto in mezzo, anche col progetto Arena Flame Forum su Facebook, non c'entra niente con Cugin, cioè io vengo a sapere più o meno i budget, le cose che prendono. Ok che fatturano 100.000 euro al mese, ma 100.000 al mese, 100.000 euro solo 2 o 3 fatturano 100.000 euro al mese di influencer. Però tipo, fatturano 100.000 euro l'anno lordi. Ok, là quasi tutti, quasi quanto un assicuratore. Però per certi versi lavorano più di quello che lavora un assicuratore, più di quello che lavorano tantissimo e poi non hanno una stabilità economica, quindi è un lavoro fufo e hanno abbassato parecchio, cioè veramente si fanno comprare per poco. Io penso che all'epoca forse non era così facile comprare una persona, l'opinione di una persona. Cioè, noi abbiamo fatto un articolo su One Mon Grain, lo ripeterò sempre, che noi ci arrivano, cioè noi ora che accediamo ai portali, non ci arrivano in prima persona perché forse non ci abbiamo i numeri, però vediamo le proposte, soprattutto nel mercato estero americano, che pulite, ti danno 200 euro se parli bene di un gioco. E per me sono una cifra eh, veramente squallida, 200 euro per andare contro la propria etica. Cioè, io oh, cioè, mi rimarrò sempre stranito che le cifre sono così basse. Anche tipo NordVPN, le cifre non sono così. Tutti dicono, sono alte. Sì, però. Poi per carità, per loro possono essere alte perché non stiamo parlando di avvocati. Però è tipo il lavoro di un avvocato pippa. Di un avvocato scarso che fa il suo piccolo lavoretto che sopravvive. O di altre realtà di operaio. Cioè, ed è assurdo che questi qua hanno queste cifre così basse che hanno rotto un po', hanno rotto il mercato e soprattutto sono facili da comprare. Per non parlare poi quelli che per esempio semplicemente per avere accesso al prodotto in anteprima, avere quella possibilità del prodotto in anteprima, quindi non ne parlano mai male di quell'azienda, comunque ci vanno con le pinze e quindi hanno distrutto tutto per me. Poi sono mie parole, mie opinioni su quello che mi baso, quindi non sto dicendo che sono tutti così gli influencer. A me quello lì, non me ne può fottere una minchia. Allora, io ti dico. Allora, vediamo un po'. Io parlo sempre. Sono comunque. Penso l'avete imparato in questo periodo. Da quando mi seguite, leggete, eccetera. Io sono sempre. Mi lascio un'opinione. Non dico oggettiva, che non si può essere oggettivi, però. Cerco di capire cosa c'è dietro quello. Eh, Alla fine il problema è che questi influencer. Un po' come voi che state ascoltando me in questo momento, ok? Voi mi state ascoltando perché sapete bene che io comunque parlo con la mia opinione, la mia cosa, preferite me che senti. O invece di, che ne so. Che cacchio ne so, vediamo un esempio di.
Maria De Filippi che mi parla di Berlusconi, cioè vi fidate più di uno come, che ne so, all'epoca poteva essere Marco Travaglio che vi parla di Berlusconi che piuttosto che Maurizio Costanzo o Maria De Filippi, perché c'erano delle dinamiche. E quindi in questo ragionamento, i vari Crulili, Sabauco, e ti dico anch'io come mi sono avvicinato a questi influencer, vi dico anche gli influencer che seguivo, eh, essenzialmente loro all'inizio avevano un modo di porre un'opinione che per l'appunto era in questa maniera, cioè io seguivo quei due sul server, per esempio, perché sapevo che a loro facevano schifo i giochi con la grafica di merda o che non funzionavano, cioè loro per loro sapevo che Dark Souls era merda totale, cioè i i giochi FromSoft erano merda più merda esistente, quindi perché sapevo le caratteristiche che loro non sopportavano. Dadopax e Kurolili sapevo che erano PC gamer che odiavano le console perché non ne avevano mai posseduto, comunque erano ignoranti delle dinamiche console, quindi mi fidavo della loro opinione in ambito PC da utenti, perché Dadopax addirittura disprezzava il mercato console, era proprio da PC gamer come lo ero io, che io mi compravo la console a fine generazione, 50.000, cioè io PS2 l'ho comprato a 50 euro, a 50 euro da un mio amico già modificata, l'ho presa e via. Ho recuperato tutti quei titoli che mi andava di recuperare, come i Suicoden, o che ne so, Virtua Fighter 4, che ne so, mi sono recuperato giusto i titoli che non esistevano su PC, per esempio i FIFA, io ho sempre giocati su PC, o i PES alla fine, li ho sempre giocati su PC, per quanto fossero ottimizzati col culo, da giochi console, però su console ho recuperato su PS2 proprio le esclusive, eccetera, ma le compravo proprio sempre comprato a fine generazione io le console perché ragionavo in ottica PC gamer. Quindi, per esempio, a Dadopax e Kuroli mi sono avvicinato perché avevano quell'ottica. Eh, che ne so, i Play Inside perché, per esempio, erano cinici verso l'industria, quindi prendevano per il culo aziende come Rockstar, Ubisoft e quindi li seguivo per quell'ottica. Poi a un certo punto sono diventati grandi e si è rotta questa magia. Però io l'ho notato, ma molti altri utenti non hanno notato che si era rotta questa magia di informarsi in questa maniera. Io ora non mi fido nemmeno io degli influencer in generale, soprattutto in questo momento che ormai chi si butta a fare l'influencer sa già le dinamiche che stanno dietro e vuole fare quello, vuole fare il marchettaro. Mai NordVPN su Cugino, cioè proprio le VPN in generale io... per esempio, quella è un'altra cosa, che io sponsorizzerei alcune cose di quelle là, ok? Non lo faccio perché l'ottica di Cugin sarebbe bello, per esempio, che essere sponsorizzato, che ne so, da una Red Bull, e io bevo la Red Bull in questa live, fare content placement dichiarato però su prodotti non videoludici, che possono centrare col videogioco ma non videoludici, perché proprio il fatto di marchettare qualcosa dei videogiochi ti va a corrompere la tua opinione. Se i miei soldi che mi entrano in tasca mi entrano da un prodotto videogioco, come potete fidarmi di me? Mentre NordVPN, per esempio, non lo accetto perché ti fanno raccontare cazzate, perché la VPN non fa quello che raccontano, ti obbligano a dire, cioè, perché anche poi le marchette, tu sei obbligato a dire, come chi marchettava all'epoca Red Shadow Legend, doveva dire... Definito come unico vero RPG stile PC trasportato su mobile. E là a me mi partiva l'embolo, perché Baldur's Gate c'è su mobile Baldur's Gate, c'è Neverwinter Nights. Ce ne sono un pottio di RPG validi. Anche JRPG ci sono i Dragon Quest fino all'8, non so se arriverà il 9 o l'11 prima o poi, probabilmente sì ormai. Però già all'epoca c'era già il fottio di roba di superiore a Shadow Legend, così come Dadobax che fece la marchetta Mobile Legend, no, come si chiamava quello? Vabbè, l'RTS che fece, che manco me lo ricordo. Fece la marchetta, il migliore RTS mobile quando lì c'è Bad North, Anomaly, c'è... Ce ne sono di RTS validi su mobile, non puoi dirmi che è quello gaccia del cazzo. Mi devi dire, sì, è una marchetta, è scritto ADV sotto, però no. Delle marchette che sei obbligato a dire falsità e non c'è poi ancora un antitrust violento su queste marchette, quindi... Però io eticamente non ce la faccio a dire le minchiate. Ok? E così come noi cugini potevamo guadagnare 70 euro ad articolo mettendo ogni tanto a cazzo un link del casino. Cioè,
Per esempio, fateci caso, se vedete dei siti che per caso vi fa una roba che parla del casino, sapete che state facendo guadagnare al sito 70 euro cliccando sul casino. Vabbè, se non lo so mo com'era, comunque era complesso. Oltre che poi il casino, il logo del casino, qui ci davano 100 spettatori. Cioè ci bottavano 100 spettatori. Se portavamo le cose dedicate al casino su Twitch. Ci bottavano 100 spettatori, tot abbonati, ci davano e non mi ricordo cos'altro. Ecco perché è veramente squallido il sistema che sta dietro. Per l'appunto a noi non ce ne frega un cazzo perché per l'appunto noi siamo tutti per hobby. Cioè, per carità, se guadagnassimo qualcosa non è che lo buttiamo via, però lo investiremmo per fare qualcosa di migliore. Cioè, io creerei se fossi prendessi uno stipendio di 1000 euro, 1500, che per quanto mi riguarda è il minimo per dedicarmi 8 ore al giorno. Io ti faccio diventare Cugin come un portale alla IGN grande, cioè te lo programmo come Dio comanda. Non ti faccio il bloghetto come ora. Butterei pure delle robe più complesse di programmazione, non lo so. Cioè, mi metterei 8 ore a lavorare se guadagnassi quelle cifre. Però vediamo anche gli influencer che guadagnano per esempio queste cifre da impiegato. E tu vedi che non si evolvono. È là che poi c'è anche la rottura. Vabbè, dal mio punto di rottura con loro. Perché non può essere che uno come Sabaku, per esempio, continua ancora a fare le supercazzole. E non si ha cultura per davvero. Continua ad andare per emozioni, per sentimenti, per suo ragionamento personale e non si studia i libri. Poi non lo so se li studia, forse ci sono anche libri di merda nel mondo del gaming ormai. Ne leggo parecchi che sono scritti per me col culo. O scritti per marchettare una tipologia, modo di pensare del videogioco, quello che poi vediamo sui siti web, essenzialmente, per quanto mi riguarda, perché poi vediamo che un Vampire Survivor rompe tutto e tutti si dicono, come mai ha rotto tutto Vampire Survivor? Perché funziona da videogioco. Cosa pensate dopo per esempio la caduta di Eurogamer e di GN? Gli influencer che stanno piangendo un po' miseria e si stanno aggregando tutti insieme, vediamo, stanno creando i carrozzoni di influencer, testate indipendenti, si sta veramente mutando il mercato di chi informa dei videogiochi e soprattutto il videogioco. Sappiamo bene che i videogiochi che fanno fare un fottio di soldi sono quelli che ho citato: Roblox, COD, Fortnite, GTA, Rocket League, eccetera eccetera eccetera. Avete capito più o meno il nesso di videogiochi che fanno fare i soldi? Come vi immaginate questo 2004 e l'evoluzione futura del videogioco?